La mostra Tesori Etruschi, la collezione Castellani tra storia e moda, ha aperto la stagione autunnale della Fondazione Luigi Rovati. Per la prima volta escono da Villa Giulia, il Museo Nazionale Etrusco, i più importanti capolavori della collezione Castellani, che è una delle collezioni fondanti proprio il Museo Etrusco. La mostra Tesori Etruschi, la collezione Castellani tra storia e moda è una mostra innanzitutto bella e divertente. Questa mostra racconta dell'arte etrusca ma anche della famiglia Castellani, del loro gusto alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, in un'epoca di grandi scoperte archeologiche, quindi anche questo nuovo gusto dell'antico che ritorna prepotente. Questa mostra rientra in tutto quello che è il progetto della Fondazione Luigi Rovati, che ha come scopo principale quello di valorizzare l'arte etrusca, ma di affiancarla sempre a opere contemporanee. Quello che succede in Fondazione Luigi Rovati è avere l'opera di arte etrusca, il reperto etrusco, l'opera della famiglia Castellani, quindi l'opera orafa della famiglia Castellani, e arrivare fino al contemporaneo. Quindi arriviamo al contemporaneo parlando lo stesso linguaggio, quindi parlando in questo caso il linguaggio dei gioielli. Ospitare una grande collezione del più importante museo pubblico sull'arte etrusca in Italia, in un museo privato, una fondazione privata nuova appena aperta, è stato per noi diciamo così, anche una grande emozione, ma anche una grande sfida. Siamo nella sala azzurra della Fondazione Luigi Rovati, che ospita gli ori etruschi della collezione Castellani. Che cosa ci raccontano questi ori? I Castellani erano degli orafi, quindi artigiani molto quotati nella lavorazione dell'oro. In questo caso imitano oggetti, monili, gioielli antichi fedelmente, oppure costruiscono gioielli moderni mescolando diverse ispirazioni antiche. Qui lo vediamo in qualcuno dei reperti e delle opere? Certo, qua ci sono sia reperti che mescolano queste cose diverse del mondo antico in costruzioni che sono nuove, moderne, sia alcuni pezzi che imitano fedelmente gioielli antichi, tipo la testa di Achelò, un dio del fiumi e quindi un dio che controllava le acque. Altro oggetto che imita un oggetto antico è la fibula con l'iscrizione etrusca. Ecco, qui i Castellani imitano questi oggetti antichi anche nella tecnologia dell'oreficeria, quindi la granulazione, arrivando al punto da fare a granulazione anche la copia di una iscrizione etrusca che sta nell'originale esposto a Parigi. Però questo dialogo che parte dagli Etruschi e arriva fino ai Castellani, per noi arriva anche fino all'arte contemporanea, in questo caso di Chiara Camoni, quindi la scelta in questo caso è stata fatta con le sculture gioiello di un'artista contemporanea che si ispira alla gioielleria per creare delle sue opere d'arte. Ci sono molte analogie anche nell'arte contemporanea. Queste grandi collane che vediamo qui imitano delle collane che in realtà sono collane che non si portano perché sono pesanti. Nel mondo antico presso gli Etruschi c'erano gioielli, o meglio spille, collane che non si portavano perché erano pesantissime. Quindi questa idea dell'oggetto in sé che imita un gioiello ma che non si porta è una idea molto antica. Caro professore, siamo arrivati in quello che nel museo è lo spazio bianco. Come vedi, non è bianco, perché abbiamo pensato di raccontare un po' l'ambiente Castellani. Certo, questa è una bella immagine della situazione della famiglia, della casa Castellani, dove erano raccolti materiali archeologici molto vari, bronzi, ceramiche, utensili, e assieme agli oggetti antichi anche i gioielli moderni fatti da loro, per cui chi entrava in questa casa aveva un'idea della loro collezione e in questa sala si ha l'idea di questa collezione. Qui abbiamo alcune immagini d'epoca che illustrano la bottega Castellani. Direi che da queste fotografie si colgono 2 o 3 cose molto interessanti, cioè gli oggetti antichi usati come elementi di arredo
e poi soprattutto questa mescolanza dei materiali antichi su questi scaffali e sotto le vetrine con i gioielli, a riprova della mescolanza tra gioielli contemporanei fatti dai Castellani e materiali raccolti e comprati dai Castellani negli scavi. Siamo nella sala dei capolavori della collezione e tra tanti oggetti spettacolari uno in particolare attrae l'attenzione, questo grande calice di bronzo. Certo, questo è un oggetto davvero straordinario perché intanto nella sua funzione, perché imita dei vasi di bucchero, quindi di ceramica, che sono vasi per bere, quindi nasce come un vaso per bere, ma diventa talmente grande che a un certo momento, come in questa versione, è un vaso per contenere. Ovviamente quando si parla di bere e di contenere si parla del vino da usare in cerimonie funebri, in cerimonie legate al rito di sepoltura. Questo lo vediamo dalle figure che sostengono il contenitore, sono delle figure femminili che hanno questo gesto di tenere le braccia sul petto, che è il gesto di chi piange il defunto. E in questi listelli che sostengono il calice ci sono dei serpenti che ricordano l'aldilà, perché il serpente è un animale che sta sottoterra, poi emerge, poi striscia, e quindi ci sono questi legami forti tra il consumo del vino e il rito della sepoltura e il mondo dell'aldilà. E quindi dobbiamo pensare a un grande vaso della ritualità funeraria, che era una ritualità molto sentita, molto coltivata e molto presente tra gli Etruschi. Questo è un altro dei capolavori che sono in questa sezione, è un vaso attico, un vaso fatto ad Atene, che ha una particolarità, che associa nel sistema di decorazione due modi di rappresentare, di raffigurare le scene. In alto le figure sono rese con la tecnica cosiddetta delle figure nere e in basso con la tecnica delle figure rosse. Nella tecnica figure nere la figura viene dipinta sul vaso nel colore nero e i dettagli interni vengono resi con l'incisione, che non è una grande tecnica di effetto, mentre nella tecnica figure rosse le figure vengono risparmiate nel colore dell'argilla e i dettagli interni vengono dipinti. Questa seconda tecnica è molto più raffinata, è molto più ricca ed è quella che ha molto più successo, perché è quella che si avvicina di più alla pittura. Nella tecnica figure rosse siamo davvero di fronte a una pittura. Qui nella sala Ontani, questa sala importante del museo con queste opere, e qui un altro pezzo della raccolta Castellani, un gruppo di vasi particolarmente significativi che illustrano un aspetto interessantissimo del Mediterraneo. Certo, qui c'è una bella antologia delle principali produzioni ceramiche che avvenivano nel Mediterraneo, le Cicladi, Corinto, la Grecia. Questi vasi a loro piacevano molto perché su questi vasi ci sono raffigurazioni importanti, quindi c'è un intreccio di tipo commerciale. E poi c'è il discorso di tanti prodotti che vengono importati dal Mediterraneo e poi vengono imitati in Etruria. Questa dico è... Sì, in questo caso questa è una oinokoe fatta in Etruria, a imitazione della ceramica corinzia, di una qualità quasi superiore ai luoghi di partenza di queste produzioni. L'Etruria, gli Etruschi si possono permettere questo vasellame che aveva chiaramente un costo importante, perché avevano una cosa importante a loro volta, che erano le miniere, che erano, voglio dire, le materie prime, quindi la stessa agricoltura, lo stesso vino che poi importato veniva a sua volta esportato. Quindi non solo bucchero per certi aspetti, no? Assolutamente, non solo bucchero, ma anzi una diversità di ceramiche, una grande varietà di attenzione verso quello che accadeva nel Mediterraneo, a confermare un po' il ruolo che gli Etruschi avevano di un rapporto privilegiato con questo mondo diversissimo di storie, di produzioni, di tradizioni artigianali.
Ora siamo passati nella sala del mito. Qui ci sono veramente dei miti importanti. Uno di questi supereroi dell'antichità, Eracle, non solo nelle sue memorabili 12 fatiche, ma anche in altre attività. Eracle nasce come semidio e a lui vengono attribuite queste fatiche che sono in realtà delle opere di civilizzazione e di rimettere le cose a posto. Queste grandi benemerenze gli valgono un grande premio, e cioè di essere ammesso al cospetto degli dei, cioè di diventare a sua volta un dio. Quindi il nostro eroe arriva all'Olimpo, anzi è in partenza per l'Olimpo. Esatto, qui c'è proprio l'inizio dell'ascesa all'Olimpo di Eracle, che sale sul Cocchio accompagnato da Atena e viene introdotto tra le divinità. È il premio per le sue fatiche che sono rappresentate in questo vaso, Eracle che doma il toro di Creta, ma soprattutto Eracle che uccide il leone di Nemea. È importante questa raffigurazione perché questa trasformazione di Eracle da semidio a dio è un po' l'analogia, diciamo, delle politiche dei tiranni. E probabilmente anche tanti tiranni etruschi che avevano avuto questo itinerario si identificavano con Eracle, cioè come colui che aveva acquisito in ambito sociale un livello alto di potere in ragione delle sue benemerenze. Ho visto che nella copertina del catalogo è stata scelta questa immagine, questa figura esile sopra questo grande animale. Questo è uno dei miti più interessanti che sono raccontati in questa sala, è il mito di Europa. Europa era una principessa fenicia della quale si invaghisce Zeus, e come sappiamo Zeus non ne perdeva una in qualche modo, e si trasforma in toro per nascondere la sua reale identità. Naturalmente Europa vede il toro, lo cavalca e Zeus la porta dalla Fenicia all'isola di Creta, cioè verso occidente. E quindi questo mito è una metafora di tutti i viaggi che da Oriente verso Occidente avvenivano nel mondo antico, dalla Grecia verso quello che non era Grecia, verso quello che non era Asia, cioè che era Europa, che poi ha dato il nome al continente europeo. E così si conclude la nostra visita alla mostra Tesori Etruschi, la collezione Castellani tra storia e moda. Visitare la mostra Tesori Etruschi è un momento per riscoprire una grande collezione di arte etrusca, una grande storia di una famiglia italiana e riuscire a scoprire e a capire come il passato non sia alle nostre spalle ma ci parli ancora. Vi aspettiamo in museo.